Buonasera a tutti e benvenuti. È una gioia a nome del Centro Studi Bhaktivedanta e di Marco Ferrini accogliervi questa sera e salutare chi ci segue da tante regioni d'Italia e anche dall'estero. L'incontro di oggi apre sostenuto dalla regione toscana, nata per rendere omaggio a Pietro Leopoldo d'Asburgo-Lorena, il Granduca di Toscana che, pensate, 239 anni fa, il 30 novembre 1786, firmò un atto che cambiò la storia. Abolì la pena di morte e la tortura. Fu un gesto straordinario in cui mostrò all'Europa che si può governare e fare giustizia senza rinunciare all'umanità. Questa sera Marco Ferrini ci introdurrà a un ciclo di incontri che riprende quello spirito, un invito a unire la legge alla coscienza, il rigore alla compassione, l'illuminismo al Dharma. Sono felice di introdurlo e lasciargli con gioia la parola per accompagnarci in questo dialogo tra Oriente e Occidente alla ricerca di ciò che davvero eleva e nobilita l'essere umano. Grazie per essere qua, benvenute, benvenuti. Oggi è la prima sessione di un lungo percorso per dare luce, risonanza e conoscenza di una grande personalità che nacque e visse nel XVIII secolo, raggiungendo la sua immortale fama nel 1786, quando promulgò un editto rivoluzionario e la rivoluzione francese non era ancora cominciata. Dobbiamo ricordare bene questo. La presa della Bastiglia, il 14 di luglio del 1789, sarà solo 2 anni e mezzo dopo che il Granduca di Toscana, Pietro Leopoldo, promulga questo decreto straordinario, rivoluzionario, una riconquista umanistica, una riconquista dei valori anche al di sopra dei diritti. Belli i diritti, ma senza i valori potrebbero diventare anche un grande sopruso. Allora, questo arciduca illuminato, che fra l'altro siamo proprio in pieno illuminismo, merita ricordarlo proprio come un evento straordinario di vera illuminazione, di trasformazione della coscienza, una nuova consapevolezza. Il perdono è la misura dell'amore. Il suo editto non fu sul perdono, ma l'abolizione della tortura e della pena di morte. Certo che c'è qualcosa in comune al perdono. L'assenza di ostilità nei confronti di colui che si è macchiato di un reato o che anche
stato accusato e magari non ancora provato che si tratti effettivamente di un crimine, ma quando la tortura negli interrogatori in particolar modo e la pena di morte come liquidazione del reo con questa illuminatissima legge riporta il mondo a una luce che gli appartiene, ma che spesso la smarrisce. Quindi c'è un rapporto, una relazione molto forte tra chi incarna lo Stato, il principe, l'arciduca in questo caso, e quindi incarna la legge e quindi deve amministrare la legge. Se la legge prevede la tortura e la pena di morte, ci deve far pensare a una barbarie più che a una civiltà. Allora vorrei offrirvi alcuni punti di vista, alcune prospettive di una società, della società in particolar modo del XVIII secolo. Vi ripeto che questa legge fu promulgata novembre, mi sembra 30 novembre del 1786, meno di 3 anni in anticipo rispetto all'inizio della Rivoluzione francese. Si parla tanto, si riempiono i libri di storia di questo accadimento cruento che fu la Rivoluzione francese. Il 1793 venne chiamato dagli storici terrore, non 1793, ma terrore. Qui si celebra una legge che libera dal terrore della tortura e dal terrore della pena capitale, della condanna a morte. Io non la esaminerò da un punto esclusivamente del giurista, ma come studioso del pensiero umano, umanistico direi, e della relazione che c'è sempre stata tra modelli di pensiero e quindi di comportamento che pur trovandosi a millenni di distanza o a migliaia di chilometri di distanza, si sono affermati nel mondo. E qui prenderò in considerazione un parallelismo tra il Dharma, l'ordine socio-etico, cosmoetico, l'ordine etico universale, a paragone di quello dell'illuminismo. Quindi illuminismo e Dharma. Illuminismo, vedremo quanto è stato rilevante questo editto dell'Arciduca di Toscana e quanto può essere accostato al Dharma della tradizione indovedica, di cui faremo alcuni paralleli adesso.
L'evocazione del 30 novembre 1786 come data simbolo della rinascita della coscienza civile. Quindi rinasce la coscienza civile. Introduzione al tema della compassione come principio universale. Prima ho parlato di perdono, adesso parlo di compassione. Ponte tra illuminismo e Dharma. Vi suggerisco un versetto del Mahabharata, una delle più grandi opere della civiltà testé citata. Ahimsa, paramo dharma. Ahimsa, la non violenza, è la parte più elevata del Dharma. Quindi è il principio di virtù più alto, la non violenza, ahimsa. Ahimsa, paramo dharma. È il Dharma supremo, è la legge etica suprema. Quindi, abolendo la tortura, sicuramente Pietro Leopoldo andava in questa direzione, magari anche senza saperlo. Non so se lo sapeva, se aveva studiato i grandi testi della letteratura indovedica oppure aveva colto, aveva eh, realizzato, prima naturalmente intuito, che questo principio doveva essere un perno, un cardine per il suo Stato. Quindi la compassione come principio universale, ponte tra illuminismo e Dharma. La non violenza è il principio supremo di ogni legge, quindi questa non è una legge qualsiasi, la legge promulgata da Pietro Leopoldo non è una legge qualsiasi, ma è il principio supremo di ogni legge. Il coraggio della compassione. Ci voleva coraggio, perché altri sovrani, suoi coetanei o coevi, ammazzavano la gente sulle piazze come uno spettacolo pubblico. Non aggiungo altro perché potrei dirvi anche dove era diventato uno spettacolo pubblico, che affittavano addirittura i balconi dei grandi palazzi, dei palazzi nobiliari, aristocratici, a persone che volevano andarsi a, a godere lo spettacolo delle esecuzioni a morte. Uno è trattato in un grande romanzo storico dell'Ottocento, Il rosso e il nero. Quando noi andiamo a vedere qual era la cosiddetta civiltà giuridica dei tempi, poi dobbiamo andare al Verri, al Beccaria, ma ci arriviamo, vediamo che cosa lega insieme persone che vogliono tornare alla splendente virtù della ahimsa, non violenza, e coloro che invece pensano di amministrare la legge somministrando pene terribili e dolori insopportabili, spaventi indicibili, tortura e condanna a morte. Poco valgono quelli che giustificano la tortura. Il Beccaria, appena rammentato, scrive, un grande giurista il Beccaria, era, mi sembra, il suocero di Alessandro Manzoni. Abolire le pene inutili e crudeli è il primo passo della vera giustizia. Eccolo, un giurista vero, autentico. Riflessione sulla compassione attiva come forza trasformatrice.
la compassione non solo sentimentale, che poi genera il sentimentalismo, che non è un granché, ma una compassione attiva che mette in moto energie, che dà il via ad azioni, una compassione che oltre passa l'aspetto emotivo affettivo e diventa azione operante, la compassione operante, quindi che si afferma nella società attraverso leggi come questa che stiamo oggi ricordando con grande apprezzamento, cogliamo lo spirito di sacralità in questa legge. In un colpo solo elimina la pena di morte e la tortura in un colpo solo all'interno di una sola legge. Si può capitolo il 9. Chi vede nell'amico e nel nemico lo stesso, egli ha vinto l'ira. Quindi essere equanimi con l'amico e con il nemico. Poi a secondo di quale edizione di Bhagavad Gita avete, potete trovare leggermente diverso descritto, ma il senso è questo. Chi agisce equanimamente con l'amico e con il nemico e quindi non modifica la propria compassione, ecco, una persona così ha vinto l'ira ed è nella grazia. Sesto 9. Il Dharma come fondamento del rispetto per la vita. Il Dharma come fondamento del rispetto per la vita. Perché il rispetto per la vita deve avere un fondamento, altrimenti è un sentimentalismo. Deve avere un fondamento, deve essere ragionato, deve essere compreso e pure realizzato. Analisi parallela tra Beccaria e Yudhishthira. Yudhishthira è un grande re, un imperatore del mondo di oltre 50 secoli or sono, ed era considerato la legge personificata, non perché disponeva della legge in quanto era il sovrano, no, perché lui incarnava la legge, questa è la differenza. Lui era la legge. Infatti un altro nome di Yudhishthira è Dharmaraj, il signore del Dharma, che è la legge suprema, universale. E io lo paragono, faccio un parallelismo con Beccaria, con Cesare Beccaria. La pena di morte non è un diritto, ma una guerra della nazione contro un cittadino. Questo è quello che dice Cesare Beccaria, uno dei più grandi giuristi dell'illuminismo italiano. Anche il Verima verrà dopo. Yudhishthira nel Mahabharata afferma: non farò nulla che possa offendere qualcuno. Non farò nulla, l'imperatore del mondo dice: non farò, proprio come adesso, non farò nulla che possa offendere qualcuno. Qualcuno potrebbe chiedersi: ma come fa a governare una persona così? Molto meglio. Di chi usa la violenza a ogni piè sospinto. La pena di morte non è un diritto, ma una guerra della nazione contro un cittadino, diceva Beccaria. Yudhishthira, 50 secoli prima all'incirca,
Non farò nulla che possa offendere qualcuno. È il solo modo per aderire alla volontà della provvidenza. La provvidenza è la mano di Dio, il Signore Supremo, l'anima delle anime. Qui siamo in Adiparva del Mahabharata, shloka complementare. Anche se un uomo è il più peccatore tra tutti, se si dedica a me con cuore sincero, va considerato un santo. Qui lo troviamo invece in Bhagavad Gita, capitolo 9, versetto 30, shloka 30. Quindi non è solo dalla violenza fisica che ci si deve astenere, ma ci si deve astenere anche dal sentimento, da non portare rancore, da non eh, ricercare vendetta, di non andare a vedere dalla finestrella il malcapitato che frigge sulla sedia elettrica e così via. Spettacoli macabri, ma che sono tuttora in voga. Il re giusto e la sovranità illuminata. Vorrei presentarvi il concetto vedico di Rajyadharma. Ecco, Yudhishthira era perfetto Rajyadharma, ma anche Rama. Nel Ramayana lui rappresenta proprio il Dharma. Non perché ne ha disponibilità dell'uso della legge, perché nella gerarchia è l'essere supremo, no, è perché lui vive quella legge. Lui la rappresenta perché la vive. Il Raja Dharma, cioè il sovrano, il signore del Dharma, Raja, sentite l'assonanza con Rex, il re della legge, colui che incarna la legge, i valori della legge, quindi lui rappresenta la legge perché non fa quel che non si deve fare e fa quel che deve essere fatto. Questo è il fatto, è l'aspetto più immediato di rappresentazione. Il sovrano è custode della vita, non punitore. Mutatis mutandis, possiamo dire che oggi c'è il Presidente della Repubblica, ci sono altre cariche massime nello Stato che dovrebbero essere custodi della vita e non punitori. Mahabharata, il re non è colui che opprime, ma colui che protegge. Poi, se al posto del re c'è un'altra carica suprema, non cambia nulla. Non deve essere colui che opprime, ma colui che protegge. È il padre dei giusti e dei deboli. Pietro Leopoldo, come esempio di sovranità illuminata e compassionevole, colui che non odia nessuno, che è amico di tutti gli esseri viventi, costui mi è molto caro, dice la Bhagavad Gita, nel capitolo 12, negli shloka, nei versetti 13 e 14. Quindi, colui che non odia nessuno, che è amico di tutti gli esseri viventi, costui mi è molto caro. Qui è la divinità in persona che parla, ma pensate quanto sarebbe bello che il monarca o il capo dello Stato, della nazione, fosse una persona così. Parlo di tutte le nazioni, non di qualche nazione. Dall'illuminismo al Sanatana Dharma. Sanatana Dharma significa, Sanatana significa eterno, il Dharma eterno, la legge eterna, quella che è considerata Paurusheya, al di là dei limiti umani.
Sanatana Dharma, per definizione, secondo la tradizione, è ciò che garantisce ogni singolo essere vivente. Protegge, sostiene e incoraggia la vita evolutiva, evolutiva nel senso l'evoluzione della consapevolezza fino alla scoperta della propria natura spirituale. Dall'illuminismo al Sanatana Dharma, due vie convergenti, così le definisco e le offro a voi in questa prospettiva, due vie divergenti. Convergenti, scusate, due vie convergenti, convergenti. Confronto tra la giustizia razionale dell'illuminismo e la giustizia spirituale del Dharma. Due vie convergenti. Non trattano di cose differenti dalla realtà, ma della stessa realtà vista in maniera convergente. Adesso. Allora, uscendo da questo imprevisto tecnico, Beccaria, Verri e Montesquieu rappresentano la nascita della giustizia umanistica. Vyasa, Krishna e Yudhishthira incarnano la giustizia divina fondata sull'amore e la consapevolezza spirituale. Non v'è peccato che il fuoco della conoscenza non possa consumare, distruggere. Non vi è peccato, tradotto si può dire, non vi è colpa. Quindi ogni colpa può essere estinta, ogni peccato può essere estinto. Si deve trattare in maniera scientifica e c'è una scienza spirituale che spiega come si può aiutare persone a non rimanere schiacciate sotto il peccato o sotto il crimine, sotto la illegalità e come potersene liberare. Come? Sviluppando un livello più alto di consapevolezza del bene comune, del bene cosmico.
non v'è peccato che il fuoco della conoscenza non possa consumare, annullare. Bhagavad Gita, capitolo 4, shloka 36. Dunque il viaggio da fare è dal castigo alla compassione, dalla giustizia alla consapevolezza, dalla riflessione sulla necessità di riportare la compassione nella politica e nel diritto. Ringraziamenti da parte mia, da parte del Centro Studi Bhaktivedanta, alle istituzioni toscane e ai dipartimenti che hanno reso possibile la realizzazione di questa celebrazione, quindi anche il Centro Studi Bhaktivedanta. Potrei dire molto di più, potremmo parlarne più approfondimento, con maggiore approfondimento nelle prossime occasioni, ma intanto se volete porre delle domande io sono qui per rispondervi. Grazie per l'attenzione, grazie per la vostra presenza, per essere qui con me, con noi, a celebrare questo traguardo della civiltà, l'abolizione della tortura e della pena di morte. Chi desidera porre la propria può scriverla, può candidarsi in chat su Zoom in modo tale da poter usare l'audio e permettere questa interazione con il maestro Marco Fini. In attesa che arrivino le domande da chi ci sta seguendo in diretta, abbiamo già alcune domande che ci sono pervenute via mail e quindi leggerei intanto la prima. Allora, il titolo è Illuminismo e Dharma, compassione o vendetta? Nel mondo attuale, dominato da polarizzazioni e conflitti, la richiesta di giustizia si traduce spesso in desiderio di punizione. Come possiamo oggi, come società, distinguere tra il bisogno di giustizia e l'impulso di passione al centro del vivere civile? La vendetta dal dolore non è la giustizia dal riconoscimento della dignità. Ok, adesso c'è. Dove siete, dove siete rimasti? Cosa stavo dicendo quando è andata via la linea? La giustizia nasce dal riconoscimento della dignità altrui. Nel Dharma la giustizia non è un atto reattivo, ma un processo trasformativo. Mira a ripristinare l'armonia infranta, non a infliggere sofferenza. Beccaria e Pietro Leopoldo, in Italia, compresero che la pena, se non educa alla coscienza, diventa solo un'altra forma di violenza legalizzata. Oggi molte guerre di conquista vengono giustificate da un presunto senso di giustizia o di missione civile. Andiamo a portare la democrazia, andiamo a portare la civiltà. Ma spesso nascondono un cinico egoismo mascherato da moralità, interessi economici, dominio geopolitico, sete di potere. Il Dharma smaschera questa qualificazione falsificata.
e ci insegna che la vera giustizia è inseparabile dalla compassione e la compassione è inseparabile dalla verità, perché non vi è giustizia senza verità. E se non vi è verità e non vi è giustizia, non c'è neanche libertà. Quindi il fondamento è la verità. E la verità nasce e cresce, si sviluppa e si propaga attraverso la compassione. Solo quando l'azione è libera da odio e da desiderio di possesso può diventare strumento di giustizia autentica, capace di guarire, non di distruggere. Questa è la risposta. Non abbiamo ancora domande dal pubblico che ci sta seguendo in diretta. Continuiamo allora con quelle che ci sono pervenute. La seconda ha come tema la pena e la rieducazione interiore. Leopoldo e Beccaria sognavano una giustizia che educa, non che distrugge, in una società che tende a cancellare chi sbaglia attraverso stigma sociale o mediatico. Come può il principio del Dharma aiutarci a riscoprire la rieducazione come atto di amore e non di condanna? Nel Sanatana Dharma, abbiamo detto, Sanatana significa eterno, nell'ordine etico, cosmico, eterno, ogni errore è un'occasione di risveglio. Il male non ha sostanza, non è una sostanza, ma uno stato di inconsapevolezza. Platone, ad esempio, diceva che il male non esiste se non come mancanza del bene, come assenza del bene, quindi non ha una sua sostanzialità il male, quindi neanche il reato, se si vuole. Cerchiamo di vedere approfonditamente questo aspetto ed evitiamo la violenza, così come il sentimentalismo, che non ha fondamento. Noi dobbiamo parlare sulla base di fondamento ed essere capaci di dimostrare, di vedere nei fatti quello di cui abbiamo intuito. Un velo che copre la nostra natura divina porta a commettere errori, perché viviamo basandoci sulle impressioni, sulle emozioni, sui fotogrammi che scorrono davanti ai nostri occhi o quegli oggetti dei sensi che noi appercepiamo, ma che sono sensazioni temporanee, provvisorie, che non ci conducono alla realtà del fatto. La pena giusta è quella che conduce a sciogliere quel velo, restituendo alla persona la possibilità di riconnettersi al proprio sé spirituale, alla propria realtà, alla propria vera identità. Così Beccaria affermava che la pena deve servire non a tormentare attraverso la tortura, ma a impedire al reo di nuocere e dissuadere gli altri dal nuocere. Quindi vi è una correzione, non una punizione. La correzione non avviene automaticamente con la punizione, ma la correzione passa attraverso un'elevazione della consapevolezza del reo. Questo è quanto. Così Beccaria, questo grande studioso, questo grande giurista, affermava che la pena deve servire, non a tormentare, ma a impedire al reo di nuocere e a dissuadere gli altri dal nuocere. Oggi, nel tempo della cancel culture, il Dharma ci invita a non escludere, ma a trasformare. La società cresce, si sviluppa,
quando trasforma la punizione in opportunità di redenzione. Opportunità di redenzione. Mi vengono in mente due grandi capolavori, due grandi opere letterarie. Tolstoi nel libro Redenzione e Dostoevskij nel libro Delitto e Castigo. Sono due straordinarie opere letterarie che ci fanno riflettere sul bisogno, sulla necessità fondamentale della redenzione, perché quella sana veramente il male. Sia in Tolstoi, sia in Dostoevskij abbiamo visto, veduto, ascoltato, riflettuto sui tormenti di coloro che compiano il male. È interessante, in sanscrito è dushkritinam, ma che traduce proprio i malfattori, il malfattore. I malfattori dushkritinam, coloro che fanno il male lo producono i malfattori. Non esiste il male ontologicamente, è prodotto dai malfattori. Per cui è molto interessante questo concetto del Beccaria che si ritrova perfettamente nella scienza del Dharma, nei Dharma Shastra. Quindi non punire, ma dare opportunità alle persone di correggersi, dare opportunità al reo di comprendere il male che ha fatto e che questa educazione venga portata a disposizione di tutti. Ho citato quei due autori perché queste due opere, Delitto e Castigo di Dostoevskij e Redenzione di Tolstoi, è proprio la storia di persone che riescono a correggersi. Cosa sarebbe accaduto loro se fossero stati condannati a morte? Cosa sarebbe accaduto a loro se fossero stati torturati e quindi avessero, come dire, reagito al dolore della tortura con rabbia, con astio e con sottostante desiderio di vendetta? La società si trasforma quando trasforma la punizione in opportunità di redenzione. Solo l'amore educativo, non la paura, solo l'amore educativo può generare una vera riforma morale. Abbiamo tre domande che ci sono pervenute da casa. La prima la scrive Michele e la leggo. È da un po' che viviamo in una falsa democrazia, visto che è chiaro che tale non è. Cosa fare nel qui e ora? Intanto diventare noi quell'esempio che vorremmo vedere negli altri. La trasformazione deve cominciare da noi. Se noi stiamo nel Dharma, nella giustizia umana e divina, se noi stiamo nella retta condotta, nel retto comportamento, nella verità, perché avete sentito, no? Ho risposto alla domanda precedente all'importanza della verità, senza verità non c'è giustizia. Bene, questo viaggio trasformativo comincia da noi e dalla nostra radice più intima, più profonda. I poeti direbbero dal cuore, i religiosi potrebbero dire dall'anima, con un linguaggio mutuato dalla psicologia, si può dire dal proprio sé, di un junghiana memoria, dal proprio sé. Quindi dobbiamo noi essere quello che vorremmo vedere negli altri
E allora, laddove noi non abbiamo potere di operare, perché quel che è esterno a noi è difficilmente sotto il nostro controllo, anzi è impossibile controllare, a dire il vero, non lo controllano neanche quelli che credono di controllarlo, semplicemente perché sono nella stanza dei bottoni, neanche loro hanno controllo, poi faranno i conti con questa realtà che non possono controllare. Credono di controllare, ma non possono controllare. Figuriamoci noi che non siamo nella stanza dei bottoni. Però c'è una buona notizia, che possiamo avere un perfetto dominio sui nostri desideri, sulle nostre passioni, sui nostri ideali, sui nostri pensieri, sulle nostre riflessioni, sulle nostre parole. La parola ha un grande valore. Se noi usiamo la verità, quindi la parola brilla, è luminosa quando è veritiera, se noi organizziamo bene, gestiamo bene quello che è nelle nostre disponibilità, accade un fenomeno straordinario. Che la nostra condotta, il nostro comportamento, la nostra parola, le nostre azioni, le nostre relazioni diventano un modello per tante persone, anche tacitamente, anche senza che ce lo dicano, anche senza eh, che ciò faccia clamore. Ma questo non è il più grande dei risultati. C'è un risultato ancora più grande, che noi ci sentiamo in pace, ci sentiamo in equilibrio e non abbiamo assolutamente alcun rancore, alcun spirito di vendetta, alcun spirito bellico nei confronti di coloro che fanno il male perché non sanno quel che fanno. Credono di sapere, ma non sanno quel che fanno. Per cui la compassione a questo punto deve sorgere, deve scaturire dal nostro comportamento, dal nostro sguardo, dalle nostre parole, dalla nostra calma con cui affrontiamo i problemi, e questo è molto più potente di quello che si possa credere. Dopo poco più di 2 anni e mezzo da questa grande eh, decisione rivoluzionaria di Pietro Leopoldo d'Asburgo, del Granduca di Toscana, scoppia la rivoluzione francese, la vendetta, le ghigliottine, Parigi diventa un lago di sangue, la ghigliottina lavora di giorno e di notte, eh, eh, tragedia. E anche i capi ghigliottinatori, anche coloro che erano a capo dei Giacobini, Robespierre, Danton, Marat, tutti cadono, tutte le loro teste cadono eh, sotto la ghigliottina come quelle delle loro vittime. Io non sto dando un giudizio politico, come osservatore della storia, come studioso, come interessato a conoscere le dinamiche di quei fenomeni. E allora quel detto universale, chi di arma ferisce, di arma perisce, non, non coltivate sentimenti ostili nei confronti di persone che fanno il male, perché stanno già male. Non vorrei essere nelle loro notti, al loro posto, nelle notti insonni. Cerchiamo di offrire una via d'uscita.
e non si deve offrire a parole, si deve offrire con il nostro comportamento, con la nostra condotta, facendo quello che è nelle nostre possibilità di fare, senza tormentarci per quel che non si può fare. Puoi proseguire? Abbiamo la prossima domanda che pone Antonio Nuzzo e si prepara Matteo Rebuffa. Antonio, puoi attivare il tuo audio, grazie. Caro Sì, Antonio, buon- benvenuto. molto piacere, sono Antonio Nuzzo, sono un nuovo iscritto. Questa sera partecipo al piacere di conoscerla. Ho iniziato a leggere qualcosina da autodidatta di Bhaktivedanta, di Prabhupada, per capirci qualcosa, insomma, e poi mi ha portato fino a voi. Sono davvero contento di essere qui. Ehm, ricordavo a memoria un piccolo passo della Bhagavad Gita, così com'è, che ho qui con me, al capitolo 2, il verso 21, leggevo il verso e il commento che leggo. O parta, come può una persona che sa che l'anima indistruttibile, eterna, non nata e immutabile, uccidere o far uccidere? Le parole di Krishna ad Arjuna. Ho sottolineato un po' il commento di Prabhupada dove dice anche la violenza ha la sua utilità e chi possiede la conoscenza sa come applicarla. Quando un giudice condanna un omicida alla pena capitale, nessuno può biasimarlo, perché l'uso che fa della violenza è conforme al codice penale. La Manu Samhita, il libro di legge per l'umanità, decreta la condanna a morte di un assassino affinché non debba subire nella vita successiva le pesanti conseguenze del suo gesto. In questo caso la condanna a morte è un atto benefico. Così, quando Krishna dà ordine di ricorrere alla violenza, è per far trionfare la giustizia suprema. Nell'esercizio della giustizia questa violenza è lecita. Un'operazione chirurgica non ha lo scopo di uccidere il paziente, ma di guarirlo. Su queste parole mi soffermavo, cercavo, i miei interrogativi si soffermano. Molte grazie di aver portato questo illuminante commento di Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Dobbiamo fare un ragionamento in termini di stato, luogo e circostanza, tempo, luogo e circostanza. La Manu Samhita è un testo di molti millenni or sono che viene portato spesso a paragone con certe leggi che ci sono adesso. Ma c'è da dire un fatto, c'è da prendere in considerazione un aspetto, che nell'uomo di quel tempo era profondamente radicata la consapevolezza dell'eternità della vita, ovvero ognuno era consapevole, ci sono dialoghi molto interessanti nel Bhagavata Purana, come un noto Asura eh, spiegava alle vedove di suo fratello, quindi alle sue cognate, spiegava come la vita sia immortale. Quindi il tratto particolare della immortalità, questa consapevolezza della immortalità, non rende di per sé pienamente illuminati, ma è un dato importante perché la persona che sa di essere immortale accoglie la condanna a morte in maniera completamente diversa da chi vive in una società consumistica, nichilistica, materialistica, che pensa che la vita corporea sia tutto. Quindi è la disperazione più grande
che coglie la persona condannata a morte, perché per diverse ragioni, anche dal punto di vista religioso, di alcune tra le più grandi religioni nel mondo, la vita umana è una e basta. Quindi la pena a morte, la condanna a morte, in una civiltà in cui è un dato scontato da parte di tutti, proprio anche da parte delle persone atee, come sono gli Asura, Hiranyaksha, infatti, era la persona che faceva questo discorso. Tutte le creature hanno l'essenza eterna, sono i corpi che rivestono, i corpi nei quali sono incapsulati, che sono temporanei, quindi soggetti al disfacimento e quindi a quella che noi tout chiamiamo la morte. Quindi è interessante capire che alle persone, se diamo speranza di correggersi attraverso un processo che deve essere naturalmente ben applicato, insomma, applicazioni di legge serie, possibilità di studiare, possibilità di lavorare, possibilità di fare delle attività che purifichino il carattere, che rafforzino il carattere, perché abbiamo visto che spesso la pena di morte è stata anche uno strumento per liquidare i nemici politici, per liquidare persone che avevano interessi contrari. Quindi se noi educhiamo e portiamo le persone al proprio risveglio, non solo abbiamo dato alla persona la possibilità di rifarsi la vita, forse anche dopo decenni di carcerazione. Io ho degli esempi proprio pratici, ho degli esempi viventi. Una persona condannata a più ergastoli, quindi la stessa persona aveva accumulato più ergastoli, ha al presente accumulato più ergastoli. Se fosse stata condannata a morte non avrebbe potuto passare attraverso una redenzione così piena che oggi è una persona che è chiamata e inviata nelle scuole a raccontare la sua esperienza, in cui lui è interiormente morto e resuscitato perché ha trovato una via di redenzione. Ecco perché io sottolineo la redenzione. Io parlo nel qui ed ora, non in altre culture o in altre situazioni, perché certamente eh, un testo preso fuori dal contesto può avere un'applicazione. Un testo che deve essere ricontestualizzato, ed è quello che modestamente stiamo facendo, quindi nel calare hic et nunc, nel qui ed ora, quelle applicazioni, l'applicazione è che la non violenza è la suprema espressione del Dharma, ma certo il monarca deve avere anche quella capacità di punire in maniera estrema. Poniamo che eh, la difficoltà o la impossibilità o la riottosità, la rabbia che è nella persona non si quieta in alcuna maniera, non escludo che possa essere applicabile anche la pena di morte, però io ritengo che dovremmo in linea di principio tentare tutto per rieducare, per recuperare, per far tornare le persone a vivere, non tanto come un premio alla persona, quanto un modello per la società, che non c'è mai un livello di degradazione dalla quale non ci si possa correggere. Sarà anche perché io ho visto questi esempi, li ho proprio seguiti
per un decennio e ho visto che cosa può accadere alle persone nelle mie visite penitenziarie, insomma, in tante occasioni abbiamo potuto vedere che merita dare alle persone opportunità e anche essere molto cauti che non se ne abusino. Grazie. Grazie davvero, grazie di cuore, è stato davvero illuminante. La Io ringrazio. sono molto contento che tu sia qui con noi, proprio veramente contento, e che tu abbia portato, sollevato un caso così importante, perché è il commento, quello che hai letto è il commento del mio Guru Maharaj, del mio maestro, ai cui insegnamenti ho dedicato la vita e sono certo di non contraddirlo mentre io do la risposta a te. Ad esempio, nella Manu Samhita è che il marito può uccidere l'amante della moglie. Io non penso che questo sia proficuo applicarlo nella società di oggi. Io dico che nella Manu Samhita si cita anche che chi appicca un fuoco a una proprietà, il proprietario ha il diritto di ucciderlo. Io penso che noi non siamo più dente per dente, occhio per occhio. Erano altri testamenti. Noi siamo passati per un nuovo testamento, sia in ambito cristiano, sia in ambito indovedico. Io ho portato un corso che ho portato in un'università che ha preso tutto un anno didattico, una comparazione presso la facoltà di lettere e filosofia, una comparazione tra il Vecchio Testamento, dente per dente, occhio per occhio, e il Nuovo Testamento che è fondato sul perdono. E questo è il Vecchio Testamento, la Bibbia, e il Nuovo Testamento che è il Vangelo, nella dimensione ebraico-cristiana. Ora, nella dimensione invece indovedica, quindi nei Veda, il Vecchio Testamento sono i Veda, il Nuovo Testamento è la Bhagavad Gita. Quindi i Veda stanno alla Bibbia come il Vangelo sta alla Bhagavad Gita. Cambia la questione perché nel Vangelo c'è il perdono e non rinnega mai il Vecchio Testamento, ma dice che lui lo rienuncia. E così anche nel Nuovo Testamento dei Veda, in cui c'è anche la Manu Samhita, il Nuovo Testamento è la Bhagavad Gita. È la Bhagavad Gita, è l'opera di Krishna, è l'opera di Krishna Chaitanya, che viene per salvare tutti. Questa è proprio una delle affermazioni più potenti della Chaitanya Charitamrita, della Chaitanya Bhagavata. Ci sono proprio episodi nella vita di Chaitanya Mahaprabhu, che è Krishna stesso. Quindi nell'era di Kali, nell'era in cui noi stiamo vivendo, io prediligo il perdono alla pena di morte. E sono certo di assolvere al mio compito come discepolo di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada, che ha fatto quel commento, e certamente se avessimo la possibilità di conversare, come in tante occasioni è stato possibile, Rooms Conversation o Morning Walk, queste camminate del mattino in cui Prabhupada si intratteneva con i discepoli a rispondere alle loro domande, dobbiamo sempre essere attenti all'applicazione della legge, all'applicazione di principi di massima, perché poi c'è il tempo, il luogo e la circostanza che fanno o possono fare grosse differenze.
Grazie, grazie davvero. Sono onorato, grazie. Pure io, grazie a te, io sono onorato di conoscerti. Grazie. Passiamo alla domanda successiva che pone Matteo Rebuffa. E Matteo, puoi attivare il tuo audio, grazie. Hare Krishna, maestro. Miei omaggi. Innanzitutto volevo ringraziare lei, il Centro Studi Bhaktivedanta e la Regione Toscana per rendere possibile questo ciclo di incontri in forma gratuita, quindi grazie. Ehm, Mi unisco a te e ringrazio la Regione Toscana e quei dirigenti che hanno saputo valorizzare questo grand'uomo che è un fiore di loto nella palude di quella che poi sarà la degenerazione dell'illuminismo, la violenza e la fredda razionalità privata di quel sentimento religioso, ma non andiamo oltre ai confini che ci siamo dati. Hai qualche domanda da fare, Matteo? Sì, sì, sì. La mia domanda era la seguente, riguardo al concetto di equanimità che è stato trattato in questa sua esposizione ed è anche stato visto nell'ultimo seminario che è stato fatto la settimana scorsa. E alla luce di quanto si è detto, diciamo, l'equanimità, a differenza dell'uguaglianza, consiste nell'equanimità e dare ad ognuno ciò che è il bene per lui e ciò che è giusto per lui. E quindi la mia domanda è come poter spiegare questo concetto all'interno dell'ambiente scolastico nel quale io opero. E mi riferisco a questo perché molte volte i ragazzi non capiscono quando viene applicata l'equanimità, nel senso per loro il concetto di uguaglianza è intendibile perché vuol dire tutto uguale per tutti, mentre invece quando si cerca di operare in modo equanime, alcuni possono vedere un concetto di disuguaglianza. Non so se è È chiaro. chiarissimo, è chiarissimo, è chiarissimo. E Mm. quindi le chiedevo in che modo, se mi può dare alcune indicazioni e anche gli altri magari insegnanti che sono all'ascolto per applicare questo concetto. Io ritengo che tu abbia formulato una domanda molto significativa. Hai messo il dito in una piaga, seppure non purulenta, ma è sicuramente una ferita aperta. Tu hai sollevato un argomento molto interessante. Vedi, il maestro nella tradizione era una persona che rappresentava la legge, che era il gestore della legge e poteva fare uso di attenuanti o di aggravanti. E questo lo possiamo vedere fortunatamente anche nella celebrazione di un processo. Io ho seguito alcuni processi proprio per farmi una cultura, proprio per capire come funziona il meccanismo della uguaglianza, perché la legge è uguale per tutti, quindi è uguale per tutti, o anche lì vengono trattati con equanimità, perché è lo stesso discorso, ti faccio un parallelismo per farti capire meglio. Occorrono le prove delle attenuanti, così come occorrono le prove delle aggravanti. Se noi non vogliamo tener di conto di aggravanti e di attenuanti, significa che abbiamo robotizzato la nostra attività e abbiamo disumanizzato i nostri studenti oppure le persone che si ritrovano sul banco
del colpevole, o perlomeno dell'indiziato colpevole. Ma è indiziato, prima di essere colpevole bisogna provare la sua colpevolezza con le prove. Non puoi considerarlo colpevole perché lo vedi sul banco degli indiziati. Allora, l'insegnante, pur muovendosi in un ambiente molto delicato e probabilmente anche stretto molto rigidamente da regole eh, che non consentono molte manovre, deve portare delle attenuanti o delle aggravanti. Deve essere capace di far vedere che questa persona ha questa attenuante. Se un'altra persona ha la stessa attenuante, tu devi essere equanime e quindi in quel caso devi essere uguale. Quindi l'uguaglianza in quel caso si sposa o va a braccetto o alla pari con la equanimità. E a volte l'equanimità diverge dall'uguaglianza, perché due bulloni sono uguali, ma due vite vissute non sono uguali. Quindi non si può fare un programma scolastico per ciascuna vita vissuta, altrimenti sarebbe impossibile la gestione di una classe. Si tornerebbe a quel tipo di educazione aristocratico. Filippo di Macedonia, il re di Macedonia, il padre di Alessandro Magno, IV secolo a.C., volle che suo figlio fosse educato in maniera perfetta, quindi l'educatore non doveva essere distratto da altri alunni, da altri studenti. Lui voleva che suo figlio godesse di tutta l'attenzione dell'insegnante. E chi trovò come insegnante? Chi cercò come insegnante? Scelse Aristotele. Dante lo definisce la prima parola non la ricordo. Eh, l'insegnante di tutti coloro che sanno, qualcosa del genere. E Aristotele rispose a Filippo di Macedonia, Filippo il Macedone, gli rispose: non sono d'accordo, maestà, con quello che lei afferma. Sapeva che aveva a che fare con un guerriero, con un re, che aveva sbaragliato le polis greche, che aveva vinto Atene, aveva vinto Sparta, aveva vinto tutti. Corinto era diventato praticamente il padrone del Peloponneso. Dice non sono d'accordo perché l'insegnante, mentre insegna uno, insegna ad altri e suo figlio, se non avesse anche altri compagni di scuola, non imparerebbe così bene se io insegnassi solo a lui, perché si impara non soltanto dall'insegnante, ma anche dai nostri compagni di viaggio, dico io. Quindi non dovremmo aspirare ad avere un solo allievo, un solo discepolo, un solo studente, un solo alunno, ma avere un gruppo, perché la psicologia di gruppo ha un grande ruolo. Quindi se uno riesce a far passare una psicologia di gruppo, una pedagogia di gruppo, se ha come dire, la dedizione a curare ciascuno nella sua peculiarità, nei limiti del possibile, perché poi bisogna curare tutti insieme, ma qui c'è proprio da enunciare quel principio che
è simultaneamente individuale e collettiva la cura. L'insegnamento è una cura, ma anche in un ospedale, se c'è un solo paziente, non è meglio che se ci siano 3 pazienti, 10 pazienti. Anche qui è una questione di equilibrio. Una classe di 50 persone non puoi curare nessuno, ma una classe di 10, 15, 20 persone si riesce nel corso dell'anno di creare proprio uno spirito di gruppo, uno spirito di... Ecco, se non si mettono di mezzo i genitori che fanno gli avvocati difensori dei figli per poi diventarne le vittime più avanti nel tempo diventano le vittime di quei figli che hanno difeso a spada tratta e li hanno sottratti all'educazione. Quindi al tempo, nella nostra modernità, e quando dico modernità non dico eh, ora, mi riferisco proprio a un'epoca, al nome di un'epoca che è quella che stiamo vivendo, eh, dobbiamo pregare per gli insegnanti, augurare loro tanto bene e raccomandare che hanno un'arma straordinaria, l'umiltà, la tolleranza e la compassione. Pian piano questo gran bene vince sul male. C'è sempre qualcuno che va fuori delle righe perché è una personalità eh, narcisista in erba, quindi ha bisogno di farsi notare, di farsi vedere, di fare delle scene, di conquistare e bisogna un pochino lasciarglielo fare e correggerlo un pochino, piano piano, pian piano, pian piano, pian piano, pregando e diventando noi proprio la persona più rispettabile, più rispettosa e rispettabile allo stesso tempo, abbiamo buone possibilità di far capire, se non proprio a tutti, a una buona parte di essi, che ci sono ancora persone rispettabili. Perché vedi c'è una differenza tra autoritario e autorevole. Se cerchi di essere autoritario ti ammalerai presto di esaurimento nervoso, sarai frustrato e diventerai pure violento. Se invece diventi autorevole, puoi tollerare una pressione che altri non potrebbero tollerare, potrai essere di modello e magari anche ripensando al Granduca di Toscana, che nel suo Granducato era come un re, era un monocrate, per intenderci, no? E lui veniva dagli Asburgo-Lorena, quindi non era uno nato in un orfanatrofio. Era una persona, però ha realizzato che non è con la forza, non è con la tortura, non è con la pena di con la minaccia di morte, della pena di morte, ma è con l'amore che si conquistano le persone. Mi fermo qua. Grazie, maestro. Non abbiamo altre domande pervenute in questa diretta. L'ultima è stata questa di Matteo. Allora la possiamo considerare conclusa, ma venerdì 14 avremo un'altra bella diretta, ma in persona, perché potete venire in sede, perché potete partecipare in presenza, potete essere nostri ospiti. 29 mi sembra sia, il 29, sì, il 29 di novembre, 29 novembre, e in quella occasione approfondiremo tutti questi aspetti. Cosa vuol dire governare senza la condanna a morte, governare senza la tortura? Cosa significa oggi, nel qui ed ora, essere ognuno di noi un emulo
di Pietro Leopoldo. Pensate, ha anticipato di quasi 3 anni la rivoluzione francese e ha fatto una rivoluzione senza violenza, senza morti, senza ghigliottina. Tutte le glorie a Pietro Leopoldo e tutte le glorie a tutti coloro che hanno una qualche dose di potere da esercitare, dalla famiglia alla società, alla scuola, alle istituzioni, che tutti loro siano ispirati dall'avventura illuminante di Pietro Leopoldo, Granduca di Toscana. Al 29, ci vediamo il 29. Ringraziamo di cuore Marco Ferrini per questo incontro così intenso e ispirante, e se vorrete continuare questo viaggio insieme a noi, ecco, segnate le prossime date. Il 29 novembre, presso il campus del Centro Studi Bhaktivedanta, si terrà un convegno disponibile anche online con la partecipazione di diversi ospiti accanto a Marco Ferrini. Saranno con noi Enzo De Caro, attore e autore amatissimo dal pubblico italiano, che ci guiderà nel tema Lo stupore illuminato, con quella sua sensibilità capace di unire arte e introspezione spirituale. Avremo Fabio Caiazzo, rappresentante della società Sport e Salute, con un intervento su sport, salute e corretti stili di vita anche in chiave olistica. E Fabio Pianigiani, maestro di musica e compositore, che ci parlerà di quando l'ascolto diventa armonia, intrecciando parole e suoni in un'esperienza che tocca il cuore. E ancora Graziano Rinaldi, appassionato sociologo, con un contributo dedicato a Pietro Leopoldo e a Sarasvati, e Giada Cossu, operatrice sociale, che presenterà il Teatro del Sole, un progetto in cui arte e solidarietà si incontrano. Sarà un'occasione preziosa per proseguire insieme nel dialogo tra valori umani, arte, cultura e spiritualità sulle orme di una tradizione che guarda al futuro. Inoltre, il 5, 11 e 18 dicembre alle 20:30 Marco Ferrini terrà 3 incontri per riscoprire come i valori del Dharma possono ancora oggi illuminare la coscienza individuale e collettiva e aiutarci a portarlo nella vita di ogni giorno. Prenotatevi, il posto è aperto a tutti voi. A presto! Grazie, grazie, grazie. Grazie maestro, Grazie. grazie. Haribol, Grazie, grazie. Hare Krishna, Haribol, grazie maestro. Haribol, Hare Krishna. Grazie Hare maestro. Krishna. Hare Haribol, Krishna. Shri Gurudeva. Namaste. Grazie Sudeva. Miei amati, buonanotte. Haribol, Hare Krishna. Haribol, Haribol, buonanotte. Haribol. Buonanotte. Namaste. grazie Haribol. Gurudeva. Grazie, buonanotte a tutti. Buonanotte. Haribol. Grazie. Litico. Haribol a tutti, buonanotte. Haribol. Hare Hare Krishna. Gloria sia Prabhupada. Sinceramente non mi ha capito come. 15 anni fa mi tagliai e stavo a casa del maestro Pellegrini, tutti e due stavano. Hare Krishna, buonanotte. Haribol. Riposo. Haribol, grazie. Haribol, compagni di viaggio preziosi. Haribol. Haribol. Haribol.